Ciao a tutti! Finalmente riesco a fare la torta Kinder Paradiso! Molti di voi saranno contentissimi, me la state chiedendo da un'eternità e finalmente sono riuscita a farla. Sono riuscita a perfezionare la ricetta perché non mi convinceva ancora e spero che questa versione vi piaccia, ovviamente la mia versione, e quindi spero che vi piaccia come le altre merendine giganti. Adesso vi vado ad elencare gli ingredienti. Quindi per preparare la vostra Kinder Paradiso avrete bisogno di 2 uova intere più un rosso, 350 g di zucchero, quello lì classico, 125 g di farina di tipo 00, 125 g di fecola di patate, 150 ml di latte, 120 ml di olio di girasole, mezza bustina di lievito per dolci e 2 fialette di essenza, una di vaniglia e una di limone, 125 g di yogurt bianco. Questi sono gli ingredienti per preparare l'impasto della nostra torta, mentre per andare a fare la farcitura vi serviranno semplicemente 300 ml di panna da montare, 80 g di latte concentrato zuccherato. Poi per la guarnizione un classico, zucchero a velo quanto basta. Gli ingredienti sono finiti. Come teglia vi consiglio quella lì da 6 porzioni, quelle lì di alluminio, le trovate dappertutto. Se ne avete a casa di queste dimensioni è esattamente 28 x 18. La ricetta è semplicissima, veramente realizzarla è quasi come preparare una torta di quelle lì già pronte. Bisogna prendere gli ingredienti e metterli tutti quanti insieme, adesso vedrete. Quindi anche se non siete degli assi ai fornelli, veramente provate a fare questa ricetta perché è facile facile. Adesso andiamo a preparare. Il primo passaggio da fare sarà montare le nostre uova, appunto 2 uova intere e un rosso, con lo zucchero. Quindi andiamo a versare tutto quanto lo zucchero al suo interno, andiamo ad utilizzare le nostre fruste e facciamo lavorare il composto per almeno un paio di minuti, in maniera tale da far amalgamare per bene le uova con lo zucchero. Dopo aver ottenuto un composto quindi ben amalgamato, andiamo a mettere tutto quanto lo yogurt e tutto quanto il latte e poi andiamo ad aggiungere la farina. E ovviamente andiamo ad accendere di nuovo le nostre fruste e facciamo assorbire questa parte degli ingredienti. È arrivato il momento di mettere gli ultimi ingredienti, come vedete veramente un procedimento semplicissimo. Quindi andiamo a mettere la fecola adesso, mettiamola tutta quanta, mettiamo l'olio, andiamo a mettere le 2 fialette delle essenze, le mettiamo tutte quante e poi andiamo a mettere l'ultimo ingrediente, ossia la mezza bustina di lievito per dolci. Dopodiché accendiamo nuovamente le nostre fruste e facciamo assorbire questi ultimi ingredienti. Non appena saranno completamente assorbiti possiamo andare a mettere il tutto all'interno della teglia. Dopo aver amalgamato gli ultimi ingredienti siamo pronti per andare a versare il composto all'interno della teglia. Come sapete, di solito io adoro la carta forno e la utilizzo spesso anche per fare i dolci. In questo caso però ho preferito imburrare e infarinare la teglia in maniera tale da avere una superficie più liscia, soprattutto della parte sottostante, che è quella lì che poi sarà la parte visibile della nostra torta. Quindi dopo aver infarinato e imburrato la teglia vado a versare il suo composto all'interno e poi dovremo infornare in forno preriscaldato a 180 gradi per 30-40 minuti. Preferibilmente deve essere statico, se non avete il forno statico non fa niente. Anche se è ventilato, fate però attenzione alla cottura, dovrebbe cuocere circa 5-10 minuti in meno, quindi fate molta attenzione alla cottura. Mentre la torta è in forno, avvantaggiamoci come sempre, andiamo a preparare la farcitura. Prendiamo quindi la panna da montare e andiamola a montare, mi raccomando non troppo densa perché poi dobbiamo andare ad inserire all'interno il latte condensato, quindi montatela per 2-3 minuti. Trascorsi 2 minuti la panna avrà raggiunto una buona consistenza, andiamo quindi a mettere
il latte concentrato zuccherato, stesso mentre la panna si sta ancora montando. In questa maniera verrà ben assorbito dal nostro composto. Dopodiché potrete fermare le fruste e lasciar riposare per qualche minuto la nostra composizione in frigo. Non appena la vostra torta sarà pronta, tiratela fuori dal forno, lasciatela raffreddare un pochino, ovviamente almeno una mezz'oretta, in maniera tale che sarà pronta per essere tagliata, e andatela a tagliare esattamente a metà. Prendete la metà superficiale e andatela a togliere. È arrivato il momento di farcire quindi la nostra torta. Andiamo a farcirla con la crema che abbiamo preparato e non siate avari, deve venire uno strato bello spesso di altezza circa 1 centimetro. Partite dal centro ovviamente e andate a disporla su tutta quanta la superficie della vostra torta. Dopo averla disposta tutta, andate poi a ricoprirla con la parte del pan di Spagna in maniera tale da livellare la crema che avete messo, però già con il cucchiaio cercate di ottenere uno strato abbastanza uniforme. Dopo aver farcito la nostra torta e averla ricoperta con la parte superficiale, andiamo a tagliare il bordo esterno lungo tutto quanto il perimetro della torta, in maniera tale da far uscire la parte gialla del nostro, chiamiamolo pan di Spagna, che darà proprio l'aspetto tipico della torta Kinder Paradiso. Quindi tenendoci lateralmente al bordo, con un bel coltellaccio mi raccomando, andando a seghettare in maniera tale da non rovinare la torta, otteniamo proprio una bella superficie liscia. Non so se riuscite a vedere, adesso alzo un pochino il piatto e vi faccio vedere, che è proprio l'aspetto tipico della Kinder Paradiso. Fate questo per tutti quanti i lati della torta, ovviamente quello che avanza non buttatelo ma pappatevelo. Dopo aver fatto tutto quanto il bordo non ci resta che decorare con lo zucchero a velo. E così, dopo aver messo tutto quanto un fantastico strato di zucchero a velo, ecco qui la nostra torta Kinder Paradiso pronta. Ovviamente potete tranquillamente porzionarla in piccole porzioni e fare le dimensioni proprio classiche della Kinder Paradiso, ma così avrete fatto una bella merendina gigante. Per la conservazione della torta ovviamente dovrà stare in frigo perché è realizzata con la panna, però dato che la torta non è bagnata perché è già umida di suo, mettendola in frigorifero correte il rischio che si asciughi un po' troppo. Quindi il mio consiglio è innanzitutto mettetela nella parte più alta del vostro frigorifero, che solitamente è quella lì meno fredda, e poi se l'avete in casa potete utilizzare quelle bustine trasparenti proprio da frigorifero, in maniera tale che chiudendola all'interno della bustina si seccherà meno. Mi raccomando, fate solo un pochino di attenzione quando mettete la busta perché rischiate di togliere lo zucchero a velo, fate piano piano. Spero che questa ricetta vi sia utile. Una piccola informazione vi volevo dare, questa novità, ossia adesso mi trovate anche su Instagram, dove potete trovare tutte quante le foto che faccio durante le giornate. Nel box info qui sotto troverete il link a cui accedere a Instagram. Un bacio a tutti e ci vediamo alla prossima video ricetta. Ciao ciao!